Hello, everyone, and welcome to the 47th episode of Short Stories in Italian for Beginners. Here you will listen to a simple short story in Italian in a slow pace, so that you can practice your listening skills. If there is a word you don't understand, don't worry. Just turn the English subtitles on and follow along. After you've studied the new words, test your pronunciation skills. Try and read the story out loud, replaying the video and double-checking your pronunciation with me. And don't forget to subscribe to the channel and like this video to learn Italian in a fun and easy way. La storia di oggi si intitola Il gatto del vicino. Ogni mattina Marco apre la porta di casa e trova un gatto. Il gatto è arancione e bianco. Ha gli occhi verdi e una coda molto lunga. È sempre seduto davanti alla porta. Quando Marco apre, il gatto lo guarda. Non dice niente, aspetta. La prima volta Marco pensa: chi è questo gatto? Guarda a destra, guarda a sinistra, non c'è nessuno nel corridoio. Il gatto continua a guardarlo. Marco non ha un gatto, non ha nessun animale in casa, ma il gatto sembra avere fame. Allora Marco entra in cucina e cerca qualcosa da mangiare. Trova un po' di tonno in una scatoletta. Lo mette in un piatto piccolo e lo porta fuori. Il gatto mangia tutto. Poi si siede e si lecca le zampe. Ok, dice Marco, sei contento adesso? Il giorno dopo il gatto è ancora lì. E il giorno dopo ancora. Marco comincia a comprare il cibo per gatti al supermercato. Compra crocchette, scatolette di tonno, scatolette di pollo e il gatto mangia tutto ogni volta. Dopo una settimana Marco dà un nome al gatto. Lo chiama Arancio. È un nome semplice ma adatto. Arancio arriva ogni mattina alle 7:30. È puntuale come un orologio. Marco si sveglia, prepara il caffè e apre la porta. Arancio è sempre lì. Dopo 2 settimane Marco pensa: ma dove vive questo gatto? Di chi è? Allora un giorno decide di seguire Arancio. Aspetta che il gatto finisca di mangiare, poi lo segue nel corridoio. Arancio cammina lentamente, sale le scale, va al 3° piano, si ferma davanti a una porta, la porta numero 12. Marco bussa una volta, 2 volte. La porta si apre. Una signora anziana apre la porta. Si chiama signora Rossi. Ha i capelli bianchi e gli occhiali rotondi. Quando vede Arancio, sorride. Ah, Arancio, sei tornato! Marco è sorpreso. Questo gatto è suo? Sì, certo, dice la signora Rossi. È mio da 10 anni. Si chiama Arancio. Anch'io lo chiamo Arancio, dice Marco. La signora Rossi ride. Lo so, Arancio mi ha raccontato tutto. Marco guarda il gatto lo guarda. Ha un'espressione molto tranquilla. Ma lei sapeva che Arancio veniva da me ogni mattina? Chiede Marco. Sì, lo sapevo, dice la signora Rossi. Arancio ama esplorare.
Va da molti vicini, è un gatto molto sociale. E il cibo, le crocchette, il tonno. La signora Rossi sorride ancora. Arancio mangia molto bene a casa mia, ma evidentemente mangia anche bene al secondo piano. Marco non sa se ridere o essere arrabbiato. Alla fine ride. Da quel giorno Marco e la signora Rossi si salutano ogni mattina nel corridoio e Arancio continua ad andare da tutti e due. È un gatto felice e anche Marco e la signora Rossi sono felici. A volte i migliori vicini arrivano su quattro zampe. Fine.